Buon pomeriggio a tutti, sono Camilla Carrara, Project Coordinator Class. Sono davvero lieta di darvi il benvenuto oggi alla seconda sessione del programma The Textile Library Circular Symposium, nominata The Second Chance. Ora sono estremamente lieta di presentare i nostri speaker di oggi. Giusy Bettoni, CEO e fondatrice di Class, Francesco Marini, presidente del Museo del Tessuto di Prato, Dario Querci, Senior Executive Manufacturing Materials and Sustainability Advisor, former Senior Vice and R&D a Ralph Lauren Corporation, Ivano Camozzi, Brand Manager NPR Scott, Presidente Scott Racing Team, Gabriella Busnelli, Head of Design a Papiri, Claudio Calabresi, amministratore delegato Nova Fides. Prima di lasciare la parola a Francesco Marini, sono lieta di condividere il video introduttivo del Museo del Tessuto di Prato. Buona visione. Buonasera a tutti, sono Francesco Marini, presidente del Museo del Tessuto di Prato. Ringrazio tutti gli intervenuti per questo secondo appuntamento che il Museo del Tessuto insieme a Class ha organizzato come Circular Symposium. È il secondo appuntamento di tre che racconta dell'apertura di una nuova sezione del museo dedicata a un occhio sulla contemporaneità e soprattutto sulla sostenibilità. Il museo ha aperto una sezione che si chiama Textile Library che nella sua inaugurazione è partita proprio dalla sostenibilità, è partita dal vedere con un occhio disincantato qual è lo stato dell'arte dei materiali tessili sulla sostenibilità ad oggi. Ed è una sezione in continuo aggiornamento. Il Museo del Tessuto, come avete visto dal video, è un magnifico contenitore, forse il più importante d'Europa, sicuramente quello d'Italia per la cultura tessile. Però un museo oggi si confronta con la contemporaneità continuamente perché non può fare altrimenti. Ed oggi la sostenibilità è l'argomento fondamentale sia per il territorio che per le aziende che partecipano al territorio. Tra l'altro è il distretto tessile più importante d'Europa ancora, ma si continua a evolvere. Io ringrazio innanzitutto Giusy Bettoni per questi appuntamenti che sono stati organizzati e che già dal primo hanno avuto un grandissimo successo. Oggi siamo al secondo con un tema ancora più specifico,
che ci racconterà lei stessa. Ringrazio tutti gli intervenuti, fra i quali vedo tantissimi amici, colleghi imprenditori, clienti. Vedo veramente la partecipazione a 360 gradi del mondo della moda. Questo vuol dire che l'argomento effettivamente è l'argomento del momento, in un'ottica di grande cambiamento dove anche le categorie economiche si stanno raffrontando con degli obblighi che porteranno a cambiare anche i modelli di business stessi nella nostra economia. Lo farà l'Europa imponendo delle restrizioni e degli obblighi che le aziende stesse dovranno interpretare. E oggi raccontiamo qualche esperienza effettivamente che è già un modello, forse anche da imitare e da raccontare. Quindi mi fermo qui, mi soffermo solo a dire venite a consultare questa Textile Library che è bellissima, all'interno di un museo che è bellissimo, e passo la parola a Giusy. Grazie ancora. Grazie mille Francesco e grazie anch'io. Ringrazio tutti, ma soprattutto il Museo del Tessuto di Prato, perché per me è veramente un piacere e un onore parlare di cultura della sostenibilità e non solo di sostenibilità legata a quelli che sono gli schemi, no? Correnti che sono fatti più su percezioni che sulla realtà. Per cui avere questi momenti, queste finestre che partono dalla cultura e partono da uno spazio a disposizione dove si possono vedere e toccare, tra l'altro questi materiali dove si può vedere e toccare con mano un distretto e un modo di fare un'arte che è quella del riciclo, per me è una grande soddisfazione, una grande gioia. Benvenuti a tutti. Abbiamo parlato di sostenibilità e che cosa significa per noi sostenibilità insieme ai nostri ospiti durante la prima sessione. Oggi parliamo di riciclo e siamo, come diceva Camilla all'inizio, veramente con tanta expertise che ci dice di scelte di successo, ma anche di versatilità di scelte di sostenibilità all'interno del riciclo, perché passeremo dalla moda allo sport, al lifestyle con tanta performance e anche a una case history del distretto di Prato che nasce insomma con il riciclo. Ma diamo un'occhiata, insomma, abbiamo detto che cos'è la sostenibilità, giusto per così riprendere. Ci sono diversi modi di guardare la sostenibilità, ne scegliamo sempre 3 che ci rappresentano molto, per cui la sostenibilità che è un viaggio che deve essere costante e continuo per cercare di andare incontro a quelle che sono le esigenze di oggi senza compromettere il futuro. Ma la sostenibilità è anche quello che ci ha detto Nike qualche anno fa e che noi condividiamo dal 2007, che non esiste innovazione senza la sostenibilità ed è un grande veramente punto fermo. E poi non esiste sostenibilità senza la misurazione degli impatti ambientali e etici. I prodotti sostenibili e i processi sostenibili esistono solo se sono misurati, non è un'opinione, non è un modo di fare, è veramente un fatto ed è un fatto molto legato anche alla scienza e all'innovazione responsabile. E per noi, quando si parla di nuovo modo di fare moda e un nuovo modo di fare business, è sempre incontrare le 4 dimensioni, la dimensione del design, la dimensione della sostenibilità, dell'innovazione e anche della comunicazione che devono fondersi, e dove la sostenibilità è a 360 gradi, parte da un'azienda per trasferirsi al suo prodotto, non è mai il contrario, e dove si incontrano dei valori molto di heritage, per cui un'azienda che ha una visione, una strategia, ha un approccio all'innovazione, un approccio alla responsabilità, all'etica, ma che è anche molto attenta a come produce, per cui alla trasparenza, alla tracciabilità, a come gestire l'acqua, l'energia, la CO2. Si parla tanto di salubrità finalmente, che è un fattore fondamentale, i valori sociali e l'animal welfare. E poi parliamo anche di prodotto che si confronta con quelli che sono gli ingredienti, la produzione, tintura, finissaggio, i trasporti, il fine vita, e dove anche lì i valori di trasparenza, tracciabilità ed impatti ambientali, umani e animali e l'oceano sono molto importanti. Per cui azienda e prodotto, abbiamo le certificazioni solo in fondo, non perché non ci crediamo, ma lo ridiciamo un'altra volta. Quando noi condividiamo che tipo di sostenibilità aziendale piuttosto che di prodotto abbiamo scelto, ci servono delle certificazioni o delle misurazioni che comprovino che quello che diciamo è vero, perché ormai insomma è pieno il mondo di questa cosa che si dice sostenibilità verde, eco-friendly, eccetera, mentre invece il percorso che noi vogliamo fare
per dare valore è proprio quello di dire che cosa vogliamo fare e poi certificarlo attraverso delle misurazioni piuttosto che delle certificazioni. Il design fondamentale anche per fare strategie di design di nuova generazione nell'ambito del circolare, le innovazioni tecnologiche e anche dei business model diversi, non è più solo creare, diciamo, dei materiali, ma all'interno proprio diciamo, dell'innovazione abbiamo i materiali che sono, per quanto ci riguarda, i naturali organici, dove però noi abbiamo la tracciabilità completa, sappiamo da dove vengono, come vengono fatti, come vengono trasformati. I trasformati, che è il nostro modo di dire, diciamo, un'area che utilizza la tecnologia del riciclo per trasformare dei valori che alcuni non riescono più a vedere, cioè non è un qualcosa che è uno scarto, ma può essere un valore e possiamo ritrasformare queste cose attraverso dei processi e delle tecnologie di riciclo, i materiali innovativi e poi anche i processi. Ma oggi parliamo di trasformato. Trasformato che può prendere diciamo le aree dal cotone ai poliamidi, le man-made. Abbiamo visto il fiorire, c'è stato proprio un boost delle tecnologie del riciclo applicate a tantissimi materiali e oggi sentiremo parlare di questi. Ci tengo solo a dare questa, diciamo, questa sorta di decalogo dei processi di riciclo, perché quando si dice riciclo è un termine molto generico, ci sono almeno 7 aspetti che vanno poi a determinare l'unicità e il valore legato al riciclo. Abbiamo il tipo di processo di sorting che può essere manuale o automatico, molto ancora poco, abbiamo visto che è stato aperto in Svezia, stiamo aspettando di andare a visitarlo. Che tipo di materiale noi usiamo, se è un materiale naturale, se è un materiale man-made piuttosto che sintetico. La qualità di questo materiale, cioè non è che il riciclo fa le magie, si possono fare tante cose, si fanno tante cose, però è chiaro che abbiamo qualità diverse partendo da un pre o un post consumer. Le macchine che vengono utilizzate per riciclare, ci sono dei produttori, ce ne parlerà poi anche più avanti Nova Fides, che hanno ci sono magari macchinari che non sono super all'avanguardia, ma sono stati modificati nel tempo per fare dei processi di un'eccellenza incredibile. La percentuale del riciclato, cioè abbiamo delle aziende, dei brand che hanno fatto proclami di riciclo, eccetera, dove magari la percentuale è molto bassa legata a tanti fattori. E poi, ecco, ultimo ma non ultimo, è il know-how dell'azienda. Cioè tutti questi fattori concorrono a darci un prodotto legato alla tecnologia del riciclo che può variare moltissimo in aspetti di valori, di eccellenza, di qualità. Per cui ecco, questa è una cosa che noi cerchiamo sempre di condividere con tutto il nostro pubblico e anche oggi ci teniamo a dire che ecco, sono tante le cose che fanno diciamo, un risultato di un processo di riciclo e fanno un prodotto che può avere un valore e può avere, diciamo, un'identità totalmente diversa. E poi questa possibilità di avere tutte queste varianti nel riciclo ci permette anche di comunicare dei valori rispetto al riciclo in maniera diversa. E ricordo questa cosa perché ci sta molto a cuore, perché si parla tanto di greenwashing, e il greenwashing succede dal nostro punto di vista quando abbiamo uno storytelling fantastico che non coincide però con lo story making, perché se abbiamo una bellissima storia che poi ha uno story making che non esiste, è chiaramente un greenwashing. Ma oggi porrei molto l'accento su chi ha dello story making fantastico, ma non sta ancora facendo uno storytelling che è allineato, perché in questo caso noi andiamo a perdere valore. Per cui se abbiamo una tecnologia che avanza e ci dà una mano, abbiamo uno stile giusto, abbiamo un valore di responsabilità, è molto importante anche adeguare quello che è la comunicazione a questo livello, perché stiamo parlando, come diceva anche Francesco giustamente prima, di opportunità di business di nuova generazione e dobbiamo allineare tutto questo nuovo modo di fare a 360 gradi. Abbiamo detto 4 dimensioni: design, innovazione, responsabilità e comunicazione. Questi sono il nostro diciamo, messaggio per sostenere oggi diciamo, la conversazione sul riciclo. E io a questo punto uscirei dalla condivisione
e passerei al nostro primo ospite oggi, Dario Querci, che ha un ruolo molto importante oggi. Abbiamo un Senior Executive Manufacturing Material and Sustainability Advisor con alle spalle tanti anni di Senior Vice President Global Materials Source R&D Ralph Lauren Corporation. Dario, una grande responsabilità, una grande esperienza. La sostenibilità è entrata a far parte della tua vita professionale e anche personale, perché sono tempi concitati. Ci racconti come la sostenibilità è entrata nella tua esperienza in un marchio come Ralph Lauren? Buonasera a tutti, buongiorno, buonanotte, immagino ci siano parti di tutto il mondo collegate, quindi buon qualcosa a tutti. Dunque, la Ralph Lauren, diciamo, come entità si è sempre vantata di diciamo, interagire con fornitori di grossa integrità etica, diciamo, e qualitativa di alto livello, diciamo, quindi da sempre, anche se non consciamente, avevano sempre, diciamo, un'interazione con tutto ciò che poi è diventato sostenibile. Comunque, saltando al 2018, la Ralph Lauren ha ufficialmente pubblicato la strategia della sostenibilità a livello di corporate, ed è proprio cominciata focalizzando sui materiali, diciamo, dichiarando quali erano le loro le nostre ambizioni di essere praticamente 100% diciamo sustainably sourced per tutti i nostri materiali, soprattutto i materiali core, diciamo i materiali più importanti, dichiarando e identificando quelle che sono le fibre preferenziali, di preferred fibers, in concordanza con la Textile Exchange, che è, diciamo, un po' l'entità a cui tutti i brand si riferiscono per avere un po' di guidance, e, diciamo, sono un po' i guru, diciamo, per tutto ciò che riguarda the guidelines per essere sustainable. I materiali preferenziali scelti sono chiaramente il cotone, di cui vengono segmentati tra BCI, organico, transizionale e riciclato, poliestere strettamente riciclato, lana, se vergine, necessariamente AWS, e soprattutto oggi riciclata. Diciamo, concordo pienamente con quello che ha detto De Giusi nell'implementazione di misurare, diciamo, i risultati e gli impatti. Per esempio nel mondo del poliestere, ad oggi, da quando abbiamo praticamente annunciato la nostra strategia di sostenibilità, la Ralph Lauren ha salvato circa 70 milioni di bottiglie di plastica, le ha prevenute, diciamo, che ha fatto sì che non vanno a finire, diciamo, nei landfill, nelle zone di spazzatura. Mi scuso se alcuni termini non sono esatti, ma li ho imparati in inglese e non li so in italiano. Può darsi che sia un po' di confusione. Spero che sia chiaro, diciamo, il messaggio. Assolutamente. Ma posso chiederti una cosa, Dario? Sì. La tecnologia del riciclo, perché è la cosa su cui vorremmo, e l'arte del riciclo, soprattutto per il mondo lana, perché io ho conosciuto Ralph Lauren e abbiamo fatto tante conversazioni su delle cose eccezionali, sull'arte del riciclo della lana. E sono diventate, mi stavi dicendo, scelte strategiche per il brand. Sono strategiche, esatto. Cioè, praticamente, diciamo, ed è il punto, diciamo, successivo. Nel 2021, cioè quindi oggi, a giugno, abbiamo pubblicato il nostro Citizenship e Sustainability Report, che si divide, diciamo, in 3 tranche principali che sono nello schermo. Diciamo, uno è il creare stile che sia perpetuo, che non vada mai fuori di moda. L'altro si protegge l'ambiente, e il terzo è di promuovere diciamo, attività etiche a livello sociale, eccetera, eccetera.
L'impegno della sostenibilità della Ralph Lauren è conscio, cioè soprattutto nel trench numero 1, è quello di creare degli stili che siano perpetui, che non vadano mai fuori moda. Diciamo, coinvolgono due principali fattori. Uno, un'educazione di tutto ciò che sono i design team e merchandising team, che ad oggi viene di tutto ciò che sono i materiali sostenibili disponibili sul mercato. E due, come si procede a promuovere a sviluppare dei prodotti sostenibili, mantenere sia l'integrità qualitativa che diciamo mantenere gli alti tenori estetici richiesti dalla Ralph Lauren. Prato è l'unico posto nel mondo che, soprattutto per quanto riguarda l'ANA, è riuscito a fornire queste due prerogative. Ci sono praticamente tanti, nel mondo ci sono tanti, diciamo, opzioni sostenibili, però non ce ne sono molte che permettono di mantenere sia il livello qualitativo, ma soprattutto anche il livello estetico, che crei quell'emozione assolutamente necessaria per far sì che il business, diciamo, sia progressivo. Siamo nel mondo della moda, ne abbiamo parlato tante volte, diciamo, per cui un capo vende se crea un'emozione. Sì. Deve essere bello, deve essere lussuoso, deve diventare un oggetto di desiderio. Chiaramente oggi deve essere sostenibile, perché, diciamo, fa parte del package, però se è solamente sostenibile ma non incontra, diciamo, tutti i requisiti che creano questa emozione, sicuramente andrà a finire, come si dice in America, in un rabbit hole, no? Finisce in un buco che poi finisce lì e non è quello che vogliamo per il business della responsabilità. Esatto. E diciamo Prato, diciamo da sempre, a partire dagli anni, si vede dal museo, tra l'altro bellissimo, veramente le immagini sono veramente evocative, da sempre ha creato, cioè ha combinato l'arte del riciclare i cenci che venivano negli anni 50 e negli anni 60, ed è riuscito con la loro creatività a trasformare dei prodotti che sono sempre stati diciamo appetibili a livello della moda. Oggi si riesce a riprodurre dei tweeds che hanno, diciamo, questo look molto anglicano, che però sono super soffici ed hanno queste mani super lussuose, tutti fatti con materiali riciclati. Quindi vorrei che Prato facesse di più per creare proprio un branding, perché secondo me è un posto unico al mondo dove appunto si incontra la sostenibilità con la creatività e va ancora più marketizzato proprio come un Prato brand, no? Cioè Prato dovrebbe essere un branding. Per proteggere tutto questo. Per proteggere, assolutamente, dare quasi un marchio di autenticità, fatta a Prato. Perché quando noi diciamo riciclato di lana ci immaginiamo di tutto e di più. Quando tu hai a che fare con un brand che protegge la sua identità, il suo heritage, eccetera, sicuramente hai dei valori che... Sicuramente. Sicuramente. E vedo già che a Prato ci sono tanti movimenti in quella direzione lì. Diciamo, mi immagino che vedremo anche qualche rappresentazione, ho visto un preview, visto che si parla un po' dello stesso linguaggio e delle stesse intenzioni, per cui sono molto contento di vedere che ci sono queste intenzioni di promuovere veramente il prodotto pratese come un prodotto elevato e sostenibile. Innovazione responsabile ed heritage insieme è veramente una... anche perché è concreto, cioè tu lo puoi vedere per cui, e toccare con mano. Esatto, bisogna creare quell'emozione di upla, no? Al di là che sia sostenibile, deve essere bello, deve essere lussuoso. Noi scegliamo con gli occhi. Con gli occhi e col tatto, sicuramente. Ecco, poi abbiamo un consumatore di nuova generazione, ne abbiamo parlato nell'ultima sessione, che è alla ricerca di capire chi fa le cose, come le fa, che impatto hanno, e questo diventa fondamentale. Ma se non abbiamo il design e l'emozionalità diventa molto difficile poi far passare, ma anche le cose innovative molto spesso. Grazie mille Dario, se vuoi magari darci proprio così un tuo pensiero su una visione di dove
può andare il riciclo, dove può andare la responsabilità, l'innovazione responsabile, così per chiudere questo intervento. Esatto, secondo poi... me bisogna continuare, come è stato detto precedentemente, molte volte, come anche tu accennato, la sostenibilità non è statica, è un qualcosa che evolve e bisogna sempre spingere al miglioramento continuo. Ripeto, il challenge che noi abbiamo cercato allora, Floren veramente di tackle è di migliorare l'aspetto qualitativo, mantenendo sempre l'estetica, e ci sono degli sforzi, ad esempio, degli investimenti che stiamo facendo con un nuovo prodotto, un nuovo processo che si chiama New Fiber Welding, dove praticamente si riesce a trasformare a livello molecolare, prendere delle fibre corte e renderle lunghe, cambiare mano, aggiungere delle performance che altrimenti dedicate fibre non avrebbero. Quindi sempre usando il riciclo con l'innovazione, renderlo ed elevando il prodotto. Quindi è necessario focalizzarsi tramite l'innovation ad elevare il prodotto, cioè veramente togliere di mezzo questa percezione che il riciclato è, diciamo, cheap, no? che assolutamente, è assolutamente. scadente. Bisogna veramente focalizzare con l'innovazione e con le right partnerships e con la creatività ad elevare il prodotto. Per cui la visione è quella là. Grazie mille Dario. E adesso entriamo nel mondo dello sport, del biking, insieme a Ivano Camozzi, brand manager PR, presidente di Scott Racing Team. Abbiamo un atleta, perché comunque ex sciatore, 4 Olimpiadi, sempre attivo nel mondo dello sport, benvenuto. Ed è in movimento anche adesso, perché ci sta parlando dalla sua automobile, perché è in viaggio. Per cui, Ivano, abbiamo appena lanciato, avete appena lanciato, ma abbiamo, perché io ho preso a cuore questo tipo di conversazioni, di partnership e conversazioni di innovazione. La filosofia Scott si è arricchita della dimensione della sostenibilità, ma è chiaro che quando parliamo di biking abbiamo a che fare con alte prestazioni di performance, non possiamo nasconderci dietro un dito, per cui ci racconti un po' come si è arrivati a questo lancio, e grazie di essere con noi, so che è una giornata pazzesca. Grazie Giusy, mi scuso con gli gentili ospiti che non ho un bel backstage di un bel ufficio, magari sulla Avenue a New York, purtroppo sono in una piazzola di un'autostrada, però ci tenevo assolutamente ad esserci, perciò se vi fa piacere e accontentarvi di questa visione autostradale. Giustamente tu, Giusy, hai detto che il mondo della bici è sempre più alla ricerca della performance, della parte tecnica, e in tutti questi anni, da quando si parla degli ultimi 30-40 anni, si è sempre lavorato sul mezzo tecnico, su, diciamo, sostanzialmente nel caso specifico la bici, ma mai su quello che era poi la parte dell'atleta, perché era sempre visto come un oggetto in secondo piano, cioè che non dava una performance, perché era la bici e l'atleta che dava la performance, ma non l'abbigliamento. Negli ultimi anni invece questo mondo si è molto evoluto perché, faccio il caso specifico dei nostri atleti, quando corrono una gara marathon rimangono in sella alla loro bici dalle 6 alle 7 ore, in condizioni che a volte vanno da -3 a più 15, perciò con una grande escursione termica, con il caldo, il freddo, sudore. Di conseguenza c'è stata una ricerca assurda, spasmodica, nel trovare dei tessuti molto all'avanguardia che ci potessero permettere di dare quell'ulteriore comfort e performance all'atleta per dare al meglio di se stesso in condizioni anche di vestibilità. Tutto questo e poi viene ovviamente sviluppato non solo per gli atleti, ma poi trasmesso nel mondo, diciamo, dell'utente finale. Tanto è vero che se guardiamo tutte le aziende specifiche, quelle che sono aziende produttrici di abbigliamento tecnico, da anni stanno lavorando in questa direzione per cercare di trovare dei tessuti sempre più performanti, sempre più importanti, ma nel caso specifico di Scott e anche di altri, di sostenibili, perché ovviamente
siamo tutti delle persone che viviamo in maniera moderna e vogliamo assolutamente essere anche noi artefici di un contributo alla nuova generazione. Noi Ivano, se mi posso inserire, cioè, sì. Abbiamo ascoltato gli atleti, cioè Yuri, quando parla di quando esce in bicicletta nella natura, eccetera, si sente molto orgoglioso di fare delle prestazioni, ma anche di essere, insomma, di fare qualcosa che non vada a danneggiare. Cioè, il rapporto con la natura è fortissimo. Sì, il rispetto per uno sportivo, specialmente per chi pratica ovviamente sport all'outdoor, il rispetto verso la natura è estremo. È il luogo dove loro vivono, è il loro palcoscenico di lavoro e perciò c'è un rispetto totale, oltre che è invidiabile, perché sicuramente è molto meglio poter lavorare in un bosco, in una montagna, che in un ufficio e davanti alla scrivania. Perciò sì. Questo per loro, e questo loro rispetto è dovuto molto anche a questo, e sono molto sensibili alla natura, oltre, ripeto, a essere dei padri di famiglia, perché citato Yuri, ma anche gli altri ragazzi hanno figli, perciò c'è un rispetto verso anche le future generazioni, non solo all'attuale momento che viviamo. Certo. E questi uniformi, perché siete i primi che avete fatto questa cosa e siamo molto orgogliosi che sia anche una cosa italiana. Com'è nata? Ma allora, è nata perché tutto è nato, noi siamo molto vicini a CITIP, che è un'azienda del nostro territorio che è molto all'avanguardia. Incontrando Sergio Liprandi nello specifico e facendo due chiacchiere con lui, è nato l'idea di creare una cooperazione legata molto sul territorio, perciò partendo da Rosti, che è il nostro sponsor, diciamo, dell'abbigliamento, a City. E che vi fa le maglie, oltre ad essere uno sponsor, le fa anche, è uno specializzato. Diciamo, specializzato, che produce appunto le maglie. City, perché produce i tessuti, ci ha proposto questa opportunità di collaborare con Roika, ci ha presentato il progetto, tanto è vero che questo progetto, visto che siamo confinanti a 5 chilometri, l'abbiamo discussi a Monaco di Baviera in tua presenza 2 anni fa. Esattamente, a ISPO. All'ISPO, casualità delle cose, non ci siamo incontrati a 2 chilometri, ma a 2000 chilometri. Ed è lì nato questo progetto che a noi è molto piaciuto, l'abbiamo sostenuto e lo stiamo ulteriormente comunicando, perché vogliamo dare il nostro piccolo contributo in questo progetto di sostenibilità che penso che tutti noi dobbiamo portare avanti. E qui vediamo la partnership delle aziende, la partnership con gli atleti, una maglia che è totalmente riciclata e anche performante, pazzesco, e portata a ISPO 2 anni fa, prima della grande pandemia che ci ha bloccato un po' tutti e che ha bloccato anche gli atleti che dovevano utilizzarla e che è ripartita adesso. Sì, purtroppo abbiamo perso un anno, che tutti conosciamo i motivi, però il progetto è solo stato messo in stand-by, è ripartito quest'anno, tanto è vero che di comune accordo appunto con i 3 sponsor abbiamo coniato questo logo, dove è stato posto sulla maglietta, è giusto un label per dire che noi siamo sostenibili col materiale, perciò da qui parte poi un po' un elemento di congiunzione nella comunicazione, nel modo di porci, per dare, ripeto, il nostro piccolo o grande contributo a questi progetti. Assolutamente, per cui abbiamo tessuto CITIP, che da una vita ha un sistema anche di produrre che segue determinati schemi. Abbiamo parlato prima che non possono esistere prodotti sostenibili se non ci sono delle aziende che dietro investono in questo. Degli ingredienti diciamo, di grande innovazione, parliamo del primo stretch certificato riciclato di Asai Kasei di Roika, insieme a un Rosti che è un numero 1 per l'ergonomia proprio del fare queste uniformi, magliette, pantaloni, insomma per il biking, che devono seguire. L'ergonomia è molto importante e oltretutto la cosa bella, perché ripeto è stata lanciata 3 settimane fa questa cosa, ci sono state fatte moltissime richieste da parte del consumatore per averle poi queste magliette nella vita quotidiana, e Rosti ha accettato immediatamente, giusto? Sì, diciamo che il bello di questo progetto è che abbiamo fatto squadra. Va molto di moda adesso dirlo, ma sai,
è facile dirlo, poi non è facile poi sempre farlo. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo fatto gruppo, queste 3 aziende si sono parlate, abbiamo coniato un progetto, perché sono 3 aziende più il nostro market, cioè 4 persone hanno deciso di fare un progetto deciso e portato avanti. Ripeto, c'è stato un anno di stop, l'abbiamo ripreso quest'anno e l'abbiamo ulteriormente divulgato, mettendo a disposizione per chiunque tramite il nostro appunto fornitore Rosti sul suo sito online, e la divisa è disponibile, acquistabile da chiunque ne voglia. Per cui un bel esempio di team, partnership, innovazione responsabile nel vero senso della parola, e poi qualcosa che viene dato anche come opportunità al consumatore finale. Penso che sia una storia davvero bella, di un territorio molto interessante. Io poi, come sai, sono anch'io nei confini bergamaschi, per cui passiamo dal Giappone a Bergamo e confini, ma dove i confini dell'innovazione e della responsabilità non ce ne sono, perché tutti i mesi ci sono, e tutte le stagioni cerchiamo di dare il nostro meglio. Per cui grazie mille Ivano, grazie davvero di essere stato con noi. So che è stato difficile, ma ci piaceva dare questa parte performante davvero di persone vere, di atleti. Ecco, se vuoi magari dire cosa ne pensano gli atleti di queste cose, perché cioè, noi abbiamo visto questa conferenza dove loro hanno parlato direttamente, e bello. Guarda, gli atleti nel bene o nel male Mi sa che la linea... loro, come io dico sempre, non hanno i peli sulla lingua. Di conseguenza, anche perché, come dicevo prima, devono tenersi una maglietta e un pantaloncino addosso per 6 ore in tutte le condizioni termiche possibili. Di conseguenza devono avere il miglior prodotto. Da subito si sono trovati bene, abbiamo sviluppato, perché come tutti i progetti non nascono al 100%, siamo partiti già a un livello alto, abbiamo messo a punto, e oggi credo, io voglio essere non troppo ambizioso, perché nel mondo dello sport cerca sempre il migliore abbigliamento tecnico sul mercato disponibile, ripeto, in look, in tessuti, in materiali e in un progetto, perché non c'è solo il business, ma c'è anche un progetto che a volte parte dal cuore, e questo è veramente partito dal cuore. Grazie Ivano, grazie di tutto. Rimaniamo in termini comunque di sportswear, perché Napapiri, benvenuta Gabriella Busnelli, Head of Design Napapiri, per cui proseguiamo un po', no, con il discorso della performance sicuramente, ma molto, diciamo, contemporanea, molto legata anche al vivere quotidiano. Gabriella, Head of Design, 15 anni di VF, e con un passato anche molto artistico e molto legato alla cultura proprio del fare, no? Leggevo la tua biografia molto, molto interessante, per cui già facevi qualcosa, delle creazioni con gli avanzi di stoffa da piccola, cioè sempre. Già... Grazie Giusy. Sì, io sono nata con questo concetto, secondo me, di sostenibilità senza saperlo, quindi senza sapere cosa fosse. Che è la cultura, no, della sostenibilità, che niente deve essere buttato, perché di base poi partiamo da questi presupposti. Insomma, abbiamo visto una Napapiri crescere in maniera incredibile nello stile, nei concetti, proprio nella visione della responsabilità, dell'innovazione responsabile, devo dire, no? E a me piace molto parlare, l'ho letto e lo ripeto, no, anche a voi, sostenibilità come nuova forma di creatività, che io condivido veramente a 360 gradi. Ispira idee e innovazioni nel rispetto degli interessi del mondo e di chi indossa i suoi modelli. E sappiamo che il circolare a casa Napapiri è già di casa sostanzialmente. Ma così come i materiali che io chiamo eco-high tech, perché sono high tech ma sono anche sostenibili, perché cioè, sembra che ci sia questa dicotomia, invece no. Cioè, quando parliamo di vera innovazione responsabile siamo andati oltre, no? Quello che è l'high tech, perché ce l'abbiamo, ma abbiamo anche la parte responsabile.
Per cui Gabriella, ci racconti questa storia, no? E come la tecnologia, l'economia di riciclo nel vostro caso sono davvero l'anticamera dell'economia circolare, perché questo percorso che stiamo facendo con il museo parte dalla sostenibilità per arrivare alla circolarità e necessariamente deve parlare di riciclo perché da lì si passa. Ci fai degli esempi, ci racconti un po', insomma. E prima ancora di parlare di Napapiri così approfonditamente, volevo solo fare un breve preambolo su chi è VF, che è la nostra corporation, cioè la corporation di cui Napapiri fa parte, e vi do giusto due esempi di quello che fa quotidianamente. Quindi VF è una grande corporation con 13 marchi iconici, circa 40.000 collaboratori a livello globale, e presente in più di 170 paesi. Quindi abbiamo la possibilità e l'opportunità di usare la nostra dimensione per creare del valore aggiunto, in sostanza. Produciamo più di 1 milione di pezzi di abbigliamento, calzature e accessori ogni giorno, ma comunque in VF tutti viviamo con questo obiettivo. Alimentiamo movimenti di stili di vita sostenibili e attivi per il miglioramento delle condizioni delle persone del nostro pianeta, come Giusy ben sa, magari non tutti quelli che sono qui presenti conoscono. La prossima slide vi faccio vedere i nostri pilastri, 3 pilastri fondamentali su cui ci basiamo, che sono il Circular Business Model, dove ci impegniamo a trasformare il settore da un modello lineare a uno circolare. Credo che oggi sentirete molto spesso questa parola nominare soprattutto da Napapiri. Scale for Good, ci focalizziamo sulla trasformazione dei 3 impatti principali nel nostro settore, che sono il cambiamento climatico, come ben sapete, e l'utilizzo di materiali meno impattanti e in ultimo, non meno importante, anzi, la tutela dei lavoratori lungo tutta la catena produttiva. L'ultimo è Movement Makers, dove ci impegniamo a coinvolgere i nostri dipendenti e consumatori a supportare le comunità locali e a promuovere gli stili di vita sostenibili. Ecco, partendo da questi obiettivi di VF, di essere leader nella commercializzazione su larga scala dei modelli di business circolari, il riciclo dei singoli marchi di VF entro il 2030, anche Napapiri si impegna, anzi è stato uno dei primi marchi per il futuro dell'economia circolare dell'industria fashion. E quindi il tradizionale modello di prendere, fare, gettare, un po' come dicevamo prima, porta a delle perdite di risorse economiche e ambientali importanti. Invece noi di Napapiri crediamo che sia fondamentale concentrarci sul prolungamento della vita dei nostri prodotti, progettandoli sin dall'inizio con un'ottica di circolarità. Per valorizzare ogni risorsa ed evitare i rifiuti, la produzione di rifiuti e di scarti. Questo cambiamento deve iniziare dalle prime fasi di ideazione dei prodotti e in questo modo possiamo così trasformare il nostro modo di fare business da lineare a circolare. E in Napapiri, non so se un po' come ha già detto Giusy e vi ha fatto vedere nella prima slide, siamo da sempre pionieri nella ricerca di soluzioni innovativi e sostenibili da applicare alle nostre collezioni. E fondamentali sono design, innovazione e sostenibilità, che dicevo è un po' simile a quel prima slide che ci hai fatto vedere. Siamo allineati totalmente. Sì, infatti ho detto, questa potevo anche toglierla, ma era carina. No, è bene che tu lo dica. E quindi questi 3 sono i pilastri che guidano tutte le nostre attività, sempre. Quindi ecco un po' di storia, quello che mi chiedevi. Noi siamo stati sempre pionieri e nel 2015 già abbiamo, diciamo che l'inizio del nostro percorso di sostenibilità, all'inizio ci siamo focalizzati, e io in prima linea perché proprio era una mia mission, sul progetto di ridurre l'uso di materiali di origine animale. Per questo motivo nel 2015 abbiamo sostituito la pelliccia animale con una pelliccia sintetica, diciamo di poliestere, che abbiamo chiamato EcoFur. Subito dopo, nel 2016, abbiamo sostituito tutta l'imbottitura in piuma d'oca ed anatra
con quella che noi abbiamo brevettato, che si chiama termofibra, che è un'imbottitura con un effetto piuma ma sintetica. Nel 2017 diciamo che abbiamo fatto il connubio di queste cose creando una giacca super leggera con queste caratteristiche. Nel 2018 abbiamo fatto lo zero waste, quindi dei capi senza scarti di materiale. Per chiudere, in realtà abbiamo aperto una nuova finestra nel 2019 dove abbiamo lanciato il nostro primo prodotto circular, che è stata una rivisitazione della nostra giacca iconica che è lo Skidoo, che è quello della foto, e nel 2020 la giacca ha ottenuto la certificazione Gold Cradle to Cradle, che credo che sappiate tutti che cosa sia, se no poi ve lo spieghiamo un po' meglio. Diciamo che abbiamo e stiamo ancora ampliando la nostra offerta stagione dopo stagione. Adesso non vorrei tediarvi con tutte queste cose, ma diciamo che l'offerta nelle prossime stagioni sarà anche su altre giacche, su altri tipi di abbigliamento, non so, polo, t-shirt. Ecco, parlando invece di me, più del design, del punto di vista del design, la maggior sfida che mi trovo costantemente ad affrontare è quella che non devo più pensare al singolo oggetto, ma devo pensare come questo stesso oggetto potrà essere legato ai criteri di circolarità. Quindi abbiamo dovuto, come ufficio design, rivoluzionare tutto il nostro processo creativo, tenendo in considerazione in primis le limitazioni tecniche che questo prodotto che è monomateriale ha, sempre rispettando appunto tutto il processo circolare, senza perdere però di vista le caratteristiche del brand, senza perdere di vista la necessità del mercato, del cliente finale, e che dobbiamo comunque sempre avere dei prodotti innovativi e di tendenza, quindi che piacciono al cliente finale. E credetemi, non è facile, soprattutto perché adesso che parliamo appunto del Museo di Prato, dei tessutai, non tutti sono così all'avanguardia, quindi ce ne sono solo alcuni e per noi veramente, credete, è difficile, è difficile. Ecco perché si parla di partnership e non più di clienti, no? Si collabora. Io spezzo veramente una lancia a questo favore perché per uno perché non tutti hanno le stesse visioni, chiaramente, Gabriele, siamo tutti d'accordo, però ce ne sono tanti che non vedono l'ora di raccontare queste cose. Molto spesso è frustrante non avere dall'altra parte qualcuno che ti ascolta, per cui bene sentire che sei alla ricerca, Gabriella. Sì, sempre, costantemente. Per cui abbiamo un mercato che ci sta ascoltando. Esatto, e noi siamo alla ricerca costante di produttori, di persone sensibili a queste caratteristiche, insomma. Bene. Ecco, e dicevo che appunto l'economia circolare comunque per noi di Napapiri è il futuro, perché come sappiamo non ci sono abbastanza risorse nel mondo per continuare così, insomma, quindi vorrei veramente sensibilizzare tutti a questo processo, ecco, a seguire un pochino questa... Gabriele, mi sembra davvero bello e molto interessante parlare di riciclo e parlare di circolarità dal punto di vista del design, perché l'abbiamo detto velocemente oggi perché è una cosa che avevamo toccato e il tempo è sempre tiranno, siamo già in ritardo, mi fanno segni dalla regia, ma io vado avanti. Il designer non ha più solo il compito di creare dei capi belli, che ovviamente abbiamo detto quanto sia importante, ma è, diciamo, la persona che può veramente liberare le risorse e liberare, diciamo, quello che è l'impatto che avrà la produzione di questi capi sull'ambiente, sul territorio, sulle persone. Cioè è una grande responsabilità in più rispetto solo a fare la cosa bella, perché questa è la grande integrazione. Ma la cosa incredibile è che io vedo sempre di più, perché so che VF ha fatto un percorso anche con i designer di education proprio sull'eco-design, e cominci a vedere i frutti perché vedi delle cose che non ti saresti mai aspettato, perché quando c'è creatività, il fatto di darti degli strumenti in più per cercare di diciamo liberare delle energie nuove ti porta a fare delle cose incredibili, perché la creatività poi non ha limite, no?
Sì. E se hai coscienza e conoscenza di quelli che sono gli impatti, poi è più semplice, penso. Non è mai semplice, stiamo molto semplificando e dobbiamo anche sempre ringraziare Pezzin, che so che è nelle retrovie, che poi risolve anche tutta la parte della tecnologia e della tecnica, perché poi anche qui la performance non è che ce la possiamo solo immaginare, ci deve essere. Sì. Non stiamo parlando della maglietta, ecco, e basta. Per cui, ecco, davvero nuove frontiere tecnologiche, ma nuove frontiere del design che devono andare di pari passo e un lifestyle performante. Per chiudere questo momento bello, Gabriella, vuoi dirci qualcosa per chiudere? Guarda, due parole al volo, appunto, che comunque nel futuro noi anzi vogliamo ampliare la nostra scelta circolare, anche, e parliamo di prato, con la lana, con altri materiali. Questi sono i 4 principali su cui vorremmo investire, e sperando, anzi mettendo sempre più fonti rinnovabili e riciclabili. E poi quello che ci diciamo tutti i giorni, che sarà poi un lavoro di tutti i player, quello di educare il consumatore ad acquistare, prediligere prodotti e brand che hanno come missione quella come la nostra, di modelli di business lineari, non lineari ma circolari. E qui dovremmo far avanzare la comunicazione di nuova generazione, perché non può essere, noi applichiamo l'economia circolare, perché al consumatore questa cosa non è che gli funziona benissimo, ma so che siete molto bravi e vi state dando da fare anche in questo senso, proprio per allineare questo story making e story design a tutto quanto, per cui bene. Certo. Ecco, io vi lascio solo con un video nostro così un po' carino sulla circolarità e vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Gabriella, e non andartene perché abbiamo una sessione di domande alla fine, oltre alle mie. Grazie. Parlando di emozionalità e tecnologia e scienza, pazzesco. Grazie Gabriella per aver condiviso, grazie a Paolo Pezzin comunque per essere con noi oggi. E passiamo adesso, ultimo ma non da meno, perché entriamo nel cuore del distretto a questo punto e parliamo veramente del riciclo con Claudio Calabresi, amministratore delegato Nova Fides. Esperienza trentennale di gestione del personale finanziario e controllo di gestione, ma con il cuore comunque nel tessile, perché, e lo vedremo tra un po', perché io ho parlato con lui diverse volte e ci sono delle storie non solo emozionali, ma di grande tradizione di contemporaneità. Claudio, Prato come centro della cultura del riciclo a livello internazionale, questo l'abbiamo visto, abbiamo visto 3 esempi da tutto il mondo e per diverse applicazioni, e dell'economia anche del riciclo. Ci racconti il viaggio Nova Fides e il riciclo, la storia? Raccontici un po' tu, ecco, non voglio mettere limiti a quello che è il vostro heritage. Io so un po' di cose, ma sarebbe bello che lo condividessimo. Prego, Claudio. Benissimo, grazie Giusy. Subito partiamo con cercare di capire da dove inizia il nostro viaggio. Il nostro viaggio inizia circa 60 anni fa. Nostro padre, mio babbo e di mio fratello Paolo, iniziò questa attività a Prato e qui ovviamente viene il tema che accennava Francesco dell'importanza del Prato, un distretto tessile europeo. La nostra azienda opera da sempre a Prato e produce
esclusivamente a Prato, si approvvigiona per il 95% della capacità produttiva e dei materiali a Prato. Siamo un'azienda di piccole dimensioni, ho sentito i numeri stratosferici poco fa, noi siamo solo 57 persone che operano su uno stabilimento di 7.000 metri quadrati coperti. Che cosa facciamo? Quindi vi descrivo brevemente, visto anche i tempi stringono, come operiamo e in questo senso operiamo appunto sul distretto servendoci dei servizi che il distretto offre in termini di appunto capacità produttiva e anche di know-how. Quindi come operiamo? Operiamo acquistando le fibre, quindi compriamo le fibre che possono essere fibre diciamo vergini, ma qui parliamo di quello che abbiamo sempre fatto, che è appunto il riciclo della fibra di lana, che passa attraverso la raccolta dei jumpers, cioè delle maglie di lana un po' da tutto il mondo, che ci arrivano, come vedete qui, in tantissimi colori, in tantissime forme e qualità. Facciamo una selezione che va per qualità e per colore, è una selezione esclusivamente manuale e purtroppo per ora non può essere diversamente, o per fortuna, e diciamo recuperiamo dal trash, come dice questo spot qua, il trash diventa un tesoro, quindi diventa un valore attraverso delle macchine. Sono macchine piuttosto tradizionali, ma che sono state trasformate nel tempo e raffinate per renderle più efficaci e più efficienti. E soprattutto poi, una volta trasformate queste maglie di nuovo in fibra, le combiniamo, cioè combiniamo queste fibre in base al blend, alla mischia che vogliamo raggiungere, per poi passare a filare i filati, appunto a realizzare i filati, produrre i filati e tessere, questo è il nostro impianto produttivo della tessitura, i tessuti, usando peraltro i pannelli solari che alimentano buona parte del fabbisogno della tessitura, e questi tessuti poi li rivendiamo, produciamo circa 3 milioni di metri all'anno, che equivalgono a circa 2 milioni di capi finiti. Li rivendiamo un po' in tutto il mondo, ovviamente li rivendiamo a Ralph Lauren, visto che oggi Dario ci ha introdotto all'attività, all'esperienza di Ralph Lauren, ma vendiamo anche a Zara, H&M, Mango, Gap, M&S, COS, Next, qui ne menziono diversi. Purtroppo non vendiamo a Napapiri, ma spero oggi di avere una chance in più dopo questa presentazione. Quindi diciamo il nostro viaggio è sempre stato con queste caratteristiche, un viaggio cioè che è cominciato 60 anni fa, che ha fatto del riciclo un'arte più che un'industria, anche se poi ovviamente i prodotti devono essere industrializzati, diciamo questo viaggio ha poi incontrato il tema della sostenibilità. A un certo punto abbiamo incontrato questo tema della sostenibilità. Per noi il primo passaggio è stato nel 2007, quando uno di questi clienti, ho prima menzionato, Max Spencer, ci ha parlato di closed loop, inviandoci le loro maglie, le maglie diciamo raccolte presso i loro negozi per poi riciclarli in un tessuto, ma era troppo presto probabilmente. E come facciamo sostenibilità oggi? Allora, e qui mi preme rimarcare il fatto che ciò che conta nel nostro processo sono le persone. Qui ho messo alcune immagini di eventi che abbiamo organizzato in azienda per rendere il nostro team ancora più, diciamo, affiatato, perché l'importanza delle persone per noi è assolutamente fondamentale. La loro esperienza, la loro capacità di realizzare le cose, di fare le cose, rende possibile, diciamo, tu parlavi di trasformazione di valore, e in effetti quello che noi facciamo è trasformazione di valore. Mentre prima lo scarto, diciamo, della maglia era un disvalore che non si poteva in qualche modo manifestare, adesso invece è diventato un valore aggiunto importante con la sostenibilità, che noi riusciamo a realizzare grazie alle nostre persone. Quindi il nostro team è molto molto importante, molto coinvolto in tutte le nostre iniziative, e tra queste anche iniziative relative alla sostenibilità.
Come facciamo sostenibilità? Prima si parlava appunto della tracciabilità e della misurazione della sostenibilità. Abbiamo un sistema di tracciabilità, non vi sto a dire, magari se dopo ci sono domande specifiche entriamo nello specifico. Abbiamo certificati che sono stati menzionati prima, l'RCS, l'RWS, il BCI, altri sistemi di controllo e di tracciamento lungo la nostra filiera produttiva. Facciamo da un paio d'anni a questa parte il report di sostenibilità, nel quale si evidenziano alcuni numeri delle nostre caratteristiche, diciamo, sostenibili, appunto. A un certo punto, però, la questione è diventata, dallo story making che tu menzionavi prima, che noi in qualche modo abbiamo sempre fatto, alla capacità invece di raccontare quello che stiamo facendo, quello che abbiamo sempre fatto, e quindi lo storytelling. Ecco, è qui che anche con il contributo delle persone che lavorano presso Nova Fides abbiamo cercato di inventarci qualcosa di diverso, di fare qualcosa di nuovo. Cioè ci rendevamo conto che era difficile tecnicamente trasferire il messaggio del nostro prodotto riciclato a persone che conoscono poco dal punto di vista tecnico il tessuto, e quindi abbiamo pensato quali fossero i modi migliori per raccontarlo in maniera più semplice, in maniera più diretta. E ci siamo inventati questa claim del Listen to Your Cloth, che in sostanza significa la possibilità, attraverso la scansione di un QR code con un normale telefonino, di ascoltare un podcast che racconta un po' le caratteristiche del tessuto di cui il capo è fatto. Ok, vi faccio sentire rapidamente. Questo primo podcast è stata la prima nostra esperienza alla fine del 2019. Ecco qua. Senti, spero. Nova Fides presents Listen to Your Clothes. Hello. Hi. I'm your coat. So thanks for choosing me. Did you know that you just helped make the world a better place? Let me tell you how. The material I'm made from didn't require any sheep to be shorn, because I'm made from fiber that's been recycled from old world clothing that nobody wanted. So, happy sheep, less garbage. And thanks to this process, they tell me I'm eco-friendly. Compared to making new cloth, this has saved 1,200 liters of water, which is as much as 50 showers. And 220 kilowatt hours of electricity, which is basically like charging your laptop 1,700 times. So yeah, thanks to me, you can charge your laptop for like 5 years. And that's not all. Like my pretty khaki color? Yes. Yeah, me too. But no dyes were used here. This is all thanks to Mario, our guy here in Tuscany, whose job it is to sort woolen recyclables into different colored piles to reuse their color. And he's so good at his job, he's been doing it for 30 years. And before him, his father, his grandfather, and even his great-grandfather did all the same job. So I'm part of a long tradition. So here's wishing you a long and warm life together with me. And thanks again for the choice. Want to find out more about me and the nice guys who made me? Check out novafides.it. Quindi ci vuole un piccolo applauso, penso, è una cosa veramente... No, è carina, è stata la cosa più impressionante per noi è stato il fatto che i buyer, cioè le persone che di solito guardano i nostri tessuti, hanno sbarrato gli occhi, e non dico ci hanno fatto un applauso, ma tutto di un tratto il tessuto che proponevamo da tanti anni è diventato interessante in maniera diversa. Quindi, perché uno capisce il valore, la differenza in maniera emozionale. E noi cercavamo da tanto tempo di far capire questa cosa, e con un messaggio semplice. Avete sentito, diciamo, in un minuto ci sono una serie di indicazioni, ma messe in maniera abbastanza scherzosa anche, no? Ecco, questa roba qua ha dato nuova vita a un prodotto che noi avevamo da sempre nella nostra collezione. E poi ci ha consentito quindi di fare un passo ulteriore. Questo è l'esempio che abbiamo realizzato l'anno scorso, quindi durante la pandemia, per cui si è fatto del co-marketing assieme a Mango, che ha esposto la nostra etichetta e ha esposto il nostro QR code,
E questo è diventato una cosa, diciamo, dirompente per noi, perché pensate, è un'azienda delle nostre dimensioni che adesso comincia a valutare la possibilità di diciamo, tracciare il numero di contatti che il podcast viene a generare nei vari paesi nei quali il nostro tessuto viene venduto attraverso Mango. Ecco, questo giusto per dare qualche spunto di tremenda innovazione che questo rappresenta per un'azienda di piccole dimensioni come la nostra. E assolutamente, Claudio, scusa se ti interrompo solo un secondo. Abbiamo parlato della difficoltà molto spesso di comunicare i valori della sostenibilità, no? Esatto. E tutti pensano a delle cose scientifiche dove è difficile, e dei cartellini lunghi, QR code, eccetera. Qui diciamo che è immediato, cioè i podcast tra l'altro sono entrati nella nostra vita in maniera prorompente, e penso che sia una strada molto molto interessante. È una strada assolutamente interessantissima per noi, perché se pensate che comunque il tessuto è appunto un ingrediente di un prodotto che poi viene venduto in una forma completamente diversa, cioè il capo finito, questo ingrediente ha poca visibilità in genere nei confronti del consumatore. Ecco, questo ci permette di avere un minimo di visibilità nei confronti del consumatore. Non siamo più solo comunicazione business to business, ma diventa anche potenzialmente una... Ma è proprio trasmissione di valori che prima non possono vedersi, perché io dico sempre che non è che la sostenibilità o fare le cose bene flashano, no? A un certo punto il consumatore le vede. Esatto. E bisogna raccontargliele, e diventa difficile molto spesso anche per un brand, no? Arrivare a colloquiare in questo modo, no? Cioè, qui c'è l'ingrediente brand in più per che diamo al brand, anche al brand di grossissime dimensioni, è che diamo un modo di comunicare che anche per loro è interessante. Quindi immaginatevi un'azienda come la nostra che suggerisce un modo di comunicare, che ne so, a Zara piuttosto che a Polo, piuttosto che a altri. È una cosa fantascientifica per noi fino a poco tempo fa. Vi faccio solo brevissimamente vedere il passaggio successivo, che è stato quello di realizzare dei video nel quale si spiegava in questo caso come si ricicla la lana, e rapidissimamente anche qui. Listen to your clothes. Ecco, questo è stato il passaggio successivo. Claudio, grazie, perché è veramente una cosa, cioè, siamo andati ad un altro livello, no? Nella comunicazione, esplorando delle cose molto creative ma anche molto concrete. Io so che poi voi siete andati oltre, perché siete andati sull'heritage, anche sulla lana moretta. Mi piacerebbe raccontare tutto, ma dobbiamo veramente chiudere, ma vi invito, ecco, a esplorare il sito di Nova Fides, dove troverete non solo delle informazioni, ma anche delle piccole chicche di comunicazione creativa e vera, oltretutto. Per cui ringrazio il Museo del Tessuto per aver sostenuto una volta di più questi momenti davvero di grande cultura e di informazione. Ringrazio Dario Querci. Grazie a te. Ma qui bisogna fare sinergie sempre di più in questo senso. Dario Querci, Claudio Calabresi, Gabriella Busnelli, Paolo Pezzin, che sentiremo magari prossimamente perché stanno arrivando tante cose, e anche Ivano, che purtroppo ha dovuto lasciarci, di Scott. Davvero grazie a tutti, anche Laura, che vedo che ci sta seguendo perché è parte del team organizzativo, e tutte queste cose le abbiamo fatte insieme, il team di Class che ci sta supportando in maniera incredibile. Grazie davvero a tutti e buona serata, e per chi comincia già a pensare alle vacanze, buone vacanze. E noi ci rivedremo a settembre con l'ultima, diciamo, nostra sessione dedicata totalmente all'economia circolare, ma ne parleremo a tempo debito. Grazie, buona serata a tutti. Grazie, Grazie. Grazie a tutti, grazie.